Ben ritrovati a tutti e benvenuti al nostro appuntamento relativo all'analisi del meta su Hearthstone. Prima di iniziare, vi ricordiamo di iscrivervi e di attivare la campanellina per rimanere aggiornati su questa nostra rubrica. A fine video parleremo anche dei prossimi buff e nerf appena annunciati da Blizzard. Ma prima iniziamo a esaminare i dati del Data Reaper numero 162. Pur rimanendo la classe più diffusa in ladder, il Demon Hunter ha visto il suo play rate scendere, passando dal 26,9% della settimana scorsa al 24,3% a Legend. Il Warrior continua a guadagnare popolarità a Legend, meno ai rank più bassi data la sua difficoltà, mentre il Rogue prosegue per il suo processo di ottimizzazione per contrastare meglio sia Warrior che Demon Hunter. Anche l'Hunter sta vedendo un significativo aumento del suo play rate, passando dal 9,9% al 12,5%. L'Enrage Warrior continua la sua avanzata, data soprattutto dai suoi matchup positivi contro Demon Hunter e Hunter. Come dicevamo in precedenza, questo deck non è il più facile da giocare, quindi la sua presenza potrebbe essere poco notata ai rank più bassi, ma è questo, per il momento, il deck dominante. Nonostante il matchup negativo con il Warrior, l'Agro Demon Hunter e le tre varianti di Hunter rimangono molto forti contro tutti gli altri deck e rimangono un'ottima scelta per scalare la ladder. Il Rogue, come anticipato la settimana scorsa, si deve adattare ad un nuovo meta. La build con il pacchetto Secret non è la soluzione migliore per contrastare l'Enrage Warrior, pertanto alcuni giocatori stanno sperimentando altre varianti senza segreti. L'Highlander Mage vede il suo win rate salire. È l'unico deck a trarre un beneficio dalla dominanza del Warrior, dato che questo contrasta proprio i maggiori counter di Mage. Infatti è riuscito a migliorare il suo matchup contro Demon Hunter e riesce anche a vincere contro l'Enrage Warrior. La situazione Galakrond Priest rimane più o meno quella della scorsa analisi. Riesce a battere senza troppi problemi il Warrior, ma quasi tutti gli altri matchup sono negativi. Pertanto la sua vita in ladder non è la migliore. L'Enrage Warrior rimane l'unico deck tier 1, ma, data la sua difficoltà, potrebbe non essere la scelta migliore per scalare la ladder. La lista di questa settimana include Deathwing Medark Spectre, incluso per migliorare il mirror e il matchup con Rogue, e Greenskin per performare meglio contro Priest. A tier 2, in ordine, troviamo deck che comunque rimangono forti e che sono scelte sicuramente più safe per arrivare a Legend. Abbiamo infatti l'Highlander Hunter, il Dragon Hunter, l'Agro Demon Hunter, l'Highlander Mage, il Face Hunter e il Gala Rogue. Quest'ultimo, come detto in precedenza, può essere giocato in due versioni, con o senza i segreti. Non ci siamo dilungati troppo in questo video di analisi perché tutto questo, presto, potrebbe cambiare. Blizzard infatti ha annunciato i prossimi buff e nerf che saranno live dal 18 maggio. Avremo una carta buffata per il Paladin e 3 buffate per lo Shaman. È fuori discussione che ora queste carte siano forti in sé, però questi cambiamenti potrebbero non bastare per risollevare le sorti di queste classi. Per quanto riguarda i nerf, saranno modificate 2 carte del Rogue, ma come abbiamo già visto stanno già venendo tagliate in qualche versione, e 2 carte del Warrior, che non dovrebbero impattare troppo sulla forza dell'Enrage. Inoltre saranno modificate 2 carte del Demon Hunter, la Priestess of Fury e il Crimson Sigil Runner. Per la Priestess il discorso è simile alle carte del Rogue, ovvero in qualche versione sta già venendo tagliata, mentre il Runner probabilmente sarà definitivamente eliminato. I nerf più impattanti riguardano il Warlock e l'Hunter, che potrebbero affossare rispettivamente Zu e Face. Noi vi diamo appuntamento al prossimo video, in cui vedremo come la ladder reagirà a questi cambiamenti. Nel caso voleste approfondire ulteriormente i deck trattati, vi invitiamo ancora a dare un'occhiata all'articolo completo su Vicious Syndicate, troverete il link in descrizione. Troverete anche tutti i codici dei deck mostrati. Intanto vi auguriamo buon game, al prossimo video!